eccoci a recensire un nuovo modello, una Ferrari la Ferrari GT No, aspetta, ma questa non è la Ferrari GT Collection, è una nuova colonna di supercars! Oh mio Dio! Ebbene sì, è proprio così quando sembrava avvicinarsi il momento in cui avremmo potuto concedere, diciamo così, un po' di riposo al nostro portafoglio, andando verso la conclusione, la Ferrari GT Collection, ecco spuntare un'altra collezione. E si tratta proprio della collezione ideale per integrare la mia collezione attuale di modellini scala 1.43, che ovviamente al momento contempla le collezioni di un po' tutte le Ferrari stradali e le Lamborghini. Già, è perfetta perché io colleziono proprio appunto auto sportive, supercar moderne, e se nel caso della marca della Ferrari mi sono concesso anche i modellini storici, è avvenuto proprio perché solo la Ferrari, diciamo come marca, merita questa mia attenzione totale, comprensiva appunto delle auto del passato. E che curiosa coincidenza quindi che questa collezione perfetta si sia materializzata proprio adesso. Adesso mentre andiamo un attimo a spacchettare, diciamo che in realtà, dicevo, in edicola con la Gazzetta o da altri periodici si sono susseguite non poche collezioni. L'auto di Formula 1, le auto da rally, che mi sembra tra l'altro sia cominciata da poco, l'auto di James Bond, ho visto un modellino, l'ho riuscito a cattare interessante, le auto in scala 1.24. Per fortuna che si tratta di altre tipologie di collezioni che io appunto quindi non faccio e non sono per me quindi altrettanto strappamutande. Ma quando ho visto questa e i modelli che dimostrano un po' le intenzioni della collezione, con l'ultima Bugatti, la McLaren +1, la Ferrari Superfast, ho subito capito che non avrei potuto dire di no, con buona pace dello spazio delle teche che ormai ho esaurito. A questo punto manca solo una cosa da verificare prima di liberare le cataratte. Ovviamente dobbiamo verificare che la qualità del modellino sia soddisfacente. E per farlo non ci resta che andare ad aprire la confezione per vedere da vicino come si presenta questa Ferrari aperta, perché sinceramente ovviamente qui con questa luce non riesco a mostrarvi l'effettiva qualità nel dettaglio. Come sempre, prima diamo una sbirciata al fascicolo per vedere cosa intende offrire come approfondimento. Rispetto alla collezione precedente, la Ferrari GT Collection, abbiamo la stessa impostazione, nessuna sorpresa. Una manciata di pagine per descrivere la vettura, le sue caratteristiche salienti, il suo posizionamento nel panorama delle supercar, e ovviamente abbiamo queste immagini splendide a corredo, poi qualche paginetta sulle specifiche tecniche ovviamente, e di solito poi viene appunto qualche divagazione sul tema, in questo caso un punto sul 70° anniversario della Ferrari, dalla nascita della Ferrari, con le livree speciali creati per celebrarlo. E queste qui sono le livree. E infine un altro approfondimento storico sulle Ferrari edizione limitata rimaste un po' nella memoria, e di cui appunto la Ferrari dovrebbe esserne l'ultima erede. Ed ecco qua in fondo la strapronunciata seconda uscita. Ma veniamo a questa, la Ferrari, o meglio la Ferrari aperta, una scelta particolare per celebrare l'avvio della collezione, specie se guardiamo alla seconda uscita dove presenzia la McLaren +1, cioè nel senso ci si sarebbe aspettati la Ferrari standard, la versione chiusa, originale, destinata più in generale a diventare insomma la vera icona. Ma se appunto si riflette sul fatto che si arriva da una Ferrari GT Collection, anzi che è ancora in corso appunto, dove era comparsa la Ferrari originale, mentre questa non era stata messa in scaletta, insomma, quale migliore invito per passare dalla precedente a questa nuova collezione? Quale miglior modello traghettatore verso questo lido? Il primo numero, tra l'altro, si sa, si acquista con poche remore, dato anche il prezzo particolarmente scontato. E qui veniamo allora alla qualità tutta da verificare. Anche perché, ad essere sinceri, non è che le immagini che presentano la serie, diamogli un'occhiata,
queste immagini qua, anche gli spot intravisti in TV, non è che insomma mettono in gran bella luce questi modellini, ma magari in questo caso vediamo anche qua, insomma, alcune immagini, ma magari come dicevo è anche meglio, perché avere delle immagini fantastiche ma magari illusorie riguardo poi al modellino, come più volte è capitato nella precedente collezione, insomma peggio per il marketing da un certo punto di vista, però meglio per noi, o almeno speriamo. Per il resto, per quanto riguarda la vettura, la Ferrari aperta, non mi soffermo molto, è un'edizione limitata a 210 esemplari che mantiene praticamente intatte prestazioni e valori di rigidità torsionale nel telaio. Tendenzialmente su queste super sportive preferisco sempre la coupé alla versione Spider, ma in questo caso pare che il design si mantenga più o meno sugli stessi livelli di eccellenza. Linea aggressiva ma filante, iconica con richiami classici, ad esempio fanali tondi dietro, e motore in vista. Come al solito qua davanti un design che richiama più o meno alcuni concetti tipici provenienti, come alcuni vezzi aerodinamici, dalla Formula 1, tipo il pinone centrale, quasi da musetto appunto di Formula 1. Sapete, quando si tratta di Ferrari raramente accetto di buon cuore una versione diversa dal rosso, eppure in questo caso non rinego questo abbinamento tra nero ultra metallizzato con queste righe di definizioni rosse e appunto gli stemmi gialli a dare l'ultimo tocco di contrasto al nero. Alternativo ma piacevole come combinazione. Ma veniamo all'esame in sé. Partiamo da una veduta generale, diciamo senza lenti di ingrandimento, e il modello mi fa una buona impressione. Si nota subito che non c'è forse ovunque una ultra definizione, però insomma il complesso mi pare buono. Partiamo comunque dal davanti, la definizione comunque della scultura è buona. I fanali sono incastonati discretamente ma non massivamente definiti. Poi sotto non c'è un minimo accenno di griglia, o meglio, la cosa è curiosa perché un certo effetto griglia ai bordi traspare e sembra quindi che centralmente sia stato coperto l'effetto. Ma curioso questa cosa. Per il resto, insomma, davanti non si notano altri difetti, anzi è a posto come verniciatura, compreso il dettagliato stemmino nella punta. Passando al lato, l'aspetto meno convincente è la ruota anteriore, che non riempie adeguatamente il passaruota rispetto a quella posteriore. Inoltre, il mio esemplare ha l'asse probabilmente un po' piegato perché fa ondeggiare un poco, adesso qui si nota poco, l'andamento mentre rolla. I cerchioni sono discretamente rifiniti, i dischi dei freni si intravedono, sono traforati e le pinze non solo sono verniciate in contrasto di rosso, ma sopra campeggia persino la scritta Ferrari. La verniciatura è buona, non copre troppo i pannelli della carrozzeria e la freccia è ben accennata, e c'è pure il richiamo al 70° anniversario. Passando a guardare dietro, l'effetto delle feritoie è abbastanza buono e mi sembra che anche appunto la vetrina motore sia davvero buona per questa tipologia di modelli. I fanali sono ben verniciati, cosa non scontatissima anche nella serie della Ferrari, ma le plastiche presentano un filo quasi impercettibile di abbondanza. Qui adesso non si riesce a scorgere granché, ma anche al tatto si sente qui nell'inserto. Le marmitte, ecco, queste sono a livello di verniciatura sbavate, e la griglia, anche qui, sebbene si intraveda un po' di più la trama della griglia, appunto, sembra ancora come che vi sia stato un tentativo di coprirla. Per il resto, peccato solo per un cippino qui nella verniciatura, fortunatamente appunto si nota poco, mentre infine guardando gli interni sono discretamente dettagliati con qualche dettaglio appunto argentato nella plancia,
non sono esageratamente dettagliati, non ci sono ad esempio le cinture che però forse avrebbero fatto un po' di pacchianeria, difficile da pitturare, però insomma tutto sommato nel complesso della verniciatura mi sembrano dettagliati il giusto. Passiamo allora ai voti. Partiamo ovviamente dallo stile, e la Ferrari non si può dire che non sia ai vertici della bellezza estetica tra le supercar, e questa versione aperta non fa eccezione. La colorazione, devo ammettere, le dona, è bellissima, non si può dire altro. 9. Il dettaglio, per il dettaglio, per quello che abbiamo visto, per un modellino di questa fascia, considerati certi particolari, il motore in vetrina e certe cose come le scritte sulle pinze, direi che c'è comunque una buona osservanza di aderire ai dettagli un po' ovunque. Siamo decisamente sopra la media. Sulla realizzazione qualche difetto piccolino c'è, ma non si tratta di cose in grado di inficiare pesantemente l'estetica del modello. È nel complesso una buona realizzazione, ma è anche vero che è un primo modello su cui di solito si sta maggiormente attenti a fare bella figura. E nel complesso quindi è un bel e buon modello, un primo numero che tra l'altro, visto il costo, non bisognava lasciarsi sfuggire. Bisognerà tuttavia attendere i prossimi, sperando che effettivamente chi ha realizzato le foto non le abbia fatte sapientemente risaltare e che quindi saranno meglio di come risulta dai Debian. Vedremo. Io nel frattempo vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuta la recensione pollice alto, ed iscrivetevi se vorrete vedere le prossime uscite recensite. Ciao!